Dopo A Day in the Life venne consolidata la coppia editoriale Lennon-McCartney, al punto che venne creata una linea editoriale chiamata Northern Song. I've got a feeling deep inside, oh yeah, oh yeah. Ma noi in realtà sappiamo che molti brani erano in realtà scritti o solo da Lennon o solo da McCartney. E questa cosa, man mano che la storia dei Beatles andò avanti, fu sempre più evidente. Dal punto di vista della scrittura e della composizione è stato praticamente l'ultimo brano scritto a 4 mani da Lennon e McCartney, che poi verrà registrato appunto sul tetto del loro ultimo concerto. I've got a feeling I can't hide, oh no. Di I've Got a Feeling è di Paul McCartney. Si tratta di una ballata rock abbastanza veloce, un po' movimentata, che lui scriveva per Linda, che era la sua amata, che si approntava a sposare nei giorni successivi. Di fatto l'arpeggio iniziale è un'idea di John Lennon, un arpeggio molto morbido che continua dall'inizio della canzone fino alla fine della canzone. Anche questo indica un po' quella che è la bipolarità che c'è all'interno della canzone per via del connubio Paul-Lennon, dove abbiamo un Lennon, diciamo, con una visione più pessimistica forse della realtà o comunque del periodo storico, mentre Paul comunque era una persona in quel caso lì un po' più ottimista. Oh, please believe me, I'd hate to miss the train, oh yeah. Altra cosa interessantissima della parte di Harrison è la straordinaria capacità con cui lui riesce a dialogare con le parti della tastiera suonata da Billy Preston. Questo è senz'altro indicativo del rapporto che lui aveva con questa persona. Non a caso è stato lui ad aver insistito moltissimo perché l'intera produzione di questo disco venisse seguita attivamente, come membro attivo, da Billy Preston, appunto. Per quanto mi riguarda, il fatto di suonare il piano elettrico che aveva suonato Billy Preston, sento proprio nella sua registrazione le note blues, le note dell'anima, perché lui suonava con Ray Charles e di conseguenza io sento proprio tantissimo questa voglia di far risaltare queste note, questo blues, queste acciaccature, e quindi ho cercato di suonare questo brano mantenendo questo tipo di emozione. Durante la scrittura del brano, John arrivava da un periodo molto difficile. Si stava separando con la moglie e nel frattempo era già in ballo con Yoko. In quel periodo vivevano in un appartamento a Londra di proprietà di Ringo che li ospitava. Subirono una retata da parte della polizia per possesso di marijuana e stupefacenti, in cui, anche a causa dello stress, Yoko perse il bambino e fu costretta ad abortire. Quindi la situazione in cui si trovò John era una situazione di particolare stress. I've got a feeling that keeps me on my toes. Oh yeah. Oh yeah. I've got a feeling, I think that everybody knows. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Yeah, yeah. I've got a feeling, yeah. Come dicevamo, John in quel periodo aveva avuto un momento molto difficile, infatti si presenta
da Paul con il pezzo Tutti quanti hanno avuto un anno difficile. Era carico del pessimismo dato da quel periodo da cui lui stava uscendo, appunto, che si va invece a contrapporre con la positività e le emozioni che Paul provava in quello stesso periodo, date dal fatto che era innamorato. Diciamo, la contrapposizione di questi due sentimenti contrastanti ha portato il brano l'ha portato alla forma con cui lo conosciamo oggi. E alla fine il risultato era talmente interessante che se ne ottiene la prima stesura del brano, appunto, I've Got a Feeling. Everybody had an idea. Everybody had a good time. Everybody had a wet dream. Everybody saw the sunshine. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Yeah. Everybody had a good year. Everybody let their hair down. Everybody put the socks up. Yeah. Everybody put their foot down. Oh yeah. Durante le sessioni del film Get Back, che poi diventerà appunto Let It Be, I've Got a Feeling verrà presa in carico durante il 22 gennaio fino al 24 gennaio, verrà poi ripresa per la sua forma definitiva tra il 27 e il 28. Questo pezzo è il terzo del concerto che hanno fatto sul tetto e la registrazione che c'è nell'album è, tra l'altro, quella, cioè... È pazzesco il fatto che questo brano sia stato suonato all'incirca dopo 3 anni che i ragazzi non si trovavano appunto per un live. A suonarlo è proprio un'emozione, è un feeling, perché ascolti le voci di Paul McCartney e di John Lennon che si sente che cercano di tirar fuori ognuno la propria musicalità. Il pezzo all'inizio avrebbe dovuto cantarlo tutto Paul, però date le condizioni atmosferiche, che c'erano 4 gradi, Freddo della Madonna sicuramente, e anche la volontà di Paul appunto di fare una bella prestazione rock, alla fine se lo sono divisi. e John si è preso la parte più tranquilla per lasciare la potenza vocale a Paul, che poi in realtà non è tanto diverso da quello che è successo qui in studio, nel senso che inizialmente lui doveva fare Paul, Lui doveva fare Paul, lui doveva fare John. John, tutti tranquilli, quindi ci siamo studiati la nostra parte, arriviamo qui. E ci siamo visti che certi pezzi, certe cose forse venivano meglio a lui, certe venivano Sì, meglio non a me, funzionava, qualche urlo veniva meglio a me, qualche urlo a lui, quindi ci siamo scambiati un po' le cose. I've Got a Feeling è la testimonianza dell'ultimo concerto di fatto dei Beatles e l'ultimo album della loro storia. Everybody had a hard year. I feel Everybody had a good time. Oh yeah. Everybody had a wet dream. Everybody saw the sunshine. Everybody had a good year. Everybody let their hair down. Everybody pull the socks up. Everybody put their foot down. Beh, allora, tutte le cose dei Beatles sono ovviamente un capolavoro, ma vabbè, mi sembra di dire un'ovvietà. In questo pezzo abbiamo inserito le percussioni che nella versione originale non ci sono. Come dire, suona molto 60s perché i timbri usati, il modo di suonare soprattutto così libero, dà proprio l'idea di come loro stessi facevano le percussioni. Spesso e sovente Paul McCartney arrivava in studio e cominciava a giocare con delle scatole di latta, con le congas, quelle a doghe, con le maracas, con quello che trovava. Oppure classico era prendere veramente il percussionista africano, che a Londra ce n'erano un botto in quegli anni, e portarlo in studio e dirgli ok, suona quello che tu sei, e quindi uscivano questi accrocchi che poi era la cosa che poi dava il groove, insomma, a tutta quella musica lì. La cosa curiosa è che ovviamente oggi noi diciamo sì, ok, però bisogna sapere certe cose. Il ragionamento che faccio invece è che loro non pensavano allo strumento, pensavano al pezzo. Cioè suonavano lo strumento in maniera naif ma in funzione del pezzo, quindi erano musicali e quindi era sempre dentro questa palla di velluto magico. I've got a feeling. I've got a feeling. Oh yeah.
Ehi, ancora un istante per ricordarti che questo brano e il disco completo li trovi già su Apple Music e che io ti aspetto assieme ad un centinaio di Sgt. Pepper il 9 maggio alla Gen Club di Milano. I biglietti sono già disponibili sul circuito Ticket One, quindi non rischiare di restare fuori, prenotalo ora. Ogni euro incassato sarà devoluto ai volontari che portano con la musica un sorriso ai bimbi malati nei reparti più bui dei nostri ospedali. Non hai davvero scuse. Ti aspettiamo e ci vediamo la settimana prossima col prossimo episodio di Racket B. Ciao!